È bruttino sto microfono, vero? E per un certo periodo gli si cambiava anche la capsula con una RK47 o una C12, dipende. E insomma ha fatto impazzire più persone. E l'ultimo l'ho trovato su un gruppo in cui partecipo, dove c'era un producer che ha avuto dei problemi con un DSR pesantissimo da usare su una voce che zizzolava molto, cioè c'erano molte. Quindi ho fatto il test della bissia che striscia sull'erba liscia per vedere se effettivamente io riuscivo a farlo zizzolare così, cioè la zizzola, e così anche io. E soprattutto se con la RK47 cambiasse qualcosa. E a quel punto mi si è aperto un mondo. Che avessi sbagliato tutto fin dall'inizio, quando cambiavo le capsule al microfono? Faccio sentire un microfono che è storico, che ce l'hanno praticamente tutti. Un sacco di gente se l'ha messo nel cassetto e non lo sta utilizzando perché la versione originale non gli piace come suona, perché è troppo sibilante, eccetera. E questo video nasce proprio da una discussione che ho seguito di un producer che aveva fatto una cosa con un NT1A e che si trovava con un sacco di sibilanti. La cantante che sibilava come una bissia che striscia sull'erba liscia, capito? Quindi dico, vado a riprendere fuori. Io avevo cambiato, vado a riprendere fuori i vecchi progetti e avevo cambiato la capsula in questi microfoni per la stessa ragione, per il narrato, ma la ragione di fatto è la stessa, perché il microfono così alto tende a prendere dentro un sacco di rumore della bocca e ha troppe basse, ma sono impastate in maniera strana ed è difficile da mixare, un po', non lo so, lo trovavo un po' strano, capito? Ed è questo, ma non è che suoni male, però senti il suono di questo microfono che come tende ad avere sì delle sibilanti maggiori sulle frequenze un po' più alte. Vediamo dove arrivano le mie sibilanti. La bissia strissia sull'erba lissia, alza la cossia e pissia. La bissia strissia sull'erba lissia. Ho fatto 8 kHz e 1 qui, c'è 8 kHz e 1, ok, mi faccio uno screenshot, chissà se poi mi ricordo quale cacchio è, però comunque l'ho fatto, ok. Adesso cambio microfono e passo all'M7, cioè no, scusa, l'M7, RK47, poi ti faccio sentire anche l'M7, però l'M7 è un'altra storia, perché non so per quale ragione è diventata di moda la capsula e la cominciano a vendere tutti, solo che a dei prezzi altissimi, ma alla fine suona come una RK47. Ma com'è la sibilante della bissia che striscia sull'erba lissia? Dove sei? Questo cos'è? A 7,6. Caspita. Sì, sei sibilante. Possiamo andare giù un attimo. Sei molto sibilante, sibilitanto, sei davvero molto sibilante. 6 e 7. Al massimo arrivo a 7, dai. Quanto sei sibilante, sei un ingenuo bissio sibilante. Niente, io arrivo a 6 e 7, non arrivo neanche a 7, mentre l'altro è a 8, hai capito? Quindi è una prova molto empirica questa, però la senti già che il suono che tu stai sentendo non è così spinto sulle frequenze alte. Se tu ti sposti, chiaramente l'Ofaxis ti aiuta a cambiare leggermente l'equalizzazione, il centraggio del suono della voce sulla capsula, a seconda di come io mi sposto. Vedi, vado di fianco, salgo sopra, qui mi prende più le basse, le medio-basse, qui diventa un pochettino più chiara, qui di fianco suona il naso, c'è il naso, e poi c'è il terzo occhio, dove arrivano cazzarola tutte le frequenze alte. Quello che stai sentendo invece è un TLM67, ok? Già usato in altre occasioni, già sentito. Allora, a seconda di come tu ti metti, vedi la risposta in frequenza che ti dà. Però ti accorgi immediatamente che questo microfono ha un altro tipo di taglio e sulle frequenze alte come spinge, sta un po' più basso. Non è così brillante, guarda qua, a 10 kHz comincia ad andare giù di brutto, non va su così tanto come l'altro, se ne va giù, però anche con questo io posso avere per esempio una risposta più alta se sto all'altezza del cosiddetto terzo occhio, oppure sopra alla come si chiama questa roba qua, capito? Sopra l'occhio avrò un suono di questo genere. Se lo porto più in basso, cioè me lo tengo, diciamo, tra la bocca e la spalla, il suono di frequenza che ti porterà fuori è la bissia striscia sull'erba lissia, alza la cossia. Capito? Sì, vedi che sì, sibilanti sì, non ci sono tantissimo, siamo sui 5 kHz e 3.
Comunque vada, a un altro tipo di suono completamente diverso, sai? Sì, fammi sentire di nuovo. Sì, però se anche stai su adesso mi faresti un favore? Aiuto, sta venendo giù lo studio. Tu esagera la S, perché vedi, Sì, io voglio vedere lì dove va a finire questo qui, sì, che è praticamente la versione originale del Rode NT1A. ok. Questa invece è la versione 47 con la capsula RK47, che dovrebbe essere un po' più arrotondata e quindi non prendere tutte le sibilanti. Sì, Io adesso sto registrando praticamente tutte e due i take, Sì. quindi dopo li sentirò separatamente, ma esattamente quello che hai registrato. Quindi tu stai qui davanti, in mezzo ai due, sì. e poi reciti questa poesia, non è vero? Sotto il sole assassino, la bissia striscia sull'erba lissia, su secchi sassi sussurra a serpi e sordi rospi saltellan lesti. La bissia lissia si stende al sole, poi lesta e svelta senza parole, di nuovo striscia sull'erba lissia, alza la cossia e pissia. Qui mi ha dato un picco a 7,2, questo a 7, siamo lì, cioè di poca roba parliamo. Mi ha tenuto comunque più alto sugli 8 kHz, questi dovrebbero essere gli 8, 9 kHz, 8-9 kHz, qui c'è un picco a 9, mentre qui, quando cominciamo a scendere, ma va giù di parecchi dB. Questi sono 9 dB, questi sono 6, sono 3 dB sotto. Sì, no, volevo fare un veloce passaggio sulla M7. Lascia perdere, cioè capsula M7, se la tirano in tanti, ma secondo me è tutta roba che arriva dallo stesso posto. A parere mio, e viene venduta a dei prezzi eccessivamente alti. Già queste costano care, ma non valgono la pena. Qua sopra io ho fatto diversi test. Questa è una M7 ma ha poco segnale e porta dentro più rumore, riesce a far fare rumore anche questo microfono che di solito non ne fa. Questa è la versione originale dell'NT1, è l'NT1 degli anni 90, fine anni 90, quindi è uno dei primissimi Rode in assoluto. Questo, se ci fai caso, non ha tutta quella presenza assurda di frequenze alte. Sì, la bissia striscia sull'erba lissia, alza la cossia e pissia. Come vedi, siamo sempre sui 6 kHz, cioè voglio dire, qui stiamo tenendo un suono molto più pulito, molto più corretto, ma che ha dei sibili, solo perché ho fatto lo sputazzo proprio, ma che arriva al massimo a 6 kg e 6 e mezzo, capito? Bello aperto sulle alte, ma non troppo, ha una bella discesa, soft. Cioè, di fronte a sta roba ti chiedi perché l'avete fatto così? Non lo so. Voglio dire, ce l'avevano già un microfono che funzionava bene. Non lo so, io ho avuto l'impressione che tenendo un'impedenza molto alta con l'ingresso di questo microfono ci sia meno presenza di questi artefatti acuti, di queste presenze, di questi suoni alti. Quindi se la scheda audio ha un'impedenza molto alta, di fatto ti rende il suono più... No, non lo so, ho questa impressione. Quello che stai ascoltando adesso è l'NT1A dentro alla Universal Audio Apollo, ma senza Unison. Posso lavorare a 2 kΩ o a 500 con questo preamplificatore, lo vedi qui sullo schermo. Io qui l'ho settato a 500. Ora, se io senti che il suono è meno... Cioè, voglio dire, quando entro direttamente nella scheda audio con 5.4 kΩ, io ho la sensazione di non avere tutte queste frequenze alte, cioè suona bene qua sopra, capisci? Ma se io attivo una cosa che abbassa l'impedenza, a un certo punto tu sentirai che ci sono delle frequenze più alte che entrano in gioco. Quali sono? Non lo so. Io però ho notato questa cosa, l'ho fatto prima la prova con il Golden Age portandolo a 300 e lo usi attivo. Il suono è cambiato perché è cambiata l'impedenza. Adesso io sono dentro con una 300 ohm di impedenza. Senti che il microfono è più in faccia. Andiamo a vedere dov'è che fa il picco. Se prima era 6,4. Adesso la bissia striscia sull'erba lissia, alza la cossia e pissia. Sentivo una cosa strana, però ero disturbato dai rumori analogici analogici di fondo. Sì, senti che... Sì, è zuzzurrola, 9911, zuzzurrola, la bizia zuzzurrola, la bizia
strizia sull'erba lizia, alza la cozia e pizia. Poi ho cominciato a fare prove differenti per cercare un altro punto di vista, capire perché le capsule non c'entrassero assolutamente niente. E in effetti scopro che le schede audio hanno anche un anti-aliasing, per esempio, no? E quell'anti-aliasing può essere spostato. In quel caso è più soft nella top end delle frequenze alte con qualsiasi microfono. Gliene metti uno che su una scheda audio suona molto brillante e in quell'altra invece non così tanto. Quindi il problema non è la capsula, non è il microfono, ma il microfono su quella scheda audio o su quel preamplificatore. Dovrei rifare tutti i test che ho fatto fino ad oggi con il microfono. Questo che ti faccio vedere adesso è l'impulso registrato su un NT1 femminile sulla RK47. Se io gli avevo cambiato la capsula mi aspettavo un bel ritorno, ma il femminile originale è questo. Non è che ci sia questa gran differenza, Cioè proprio il nulla. È pochissima roba. Quello che si sente un po', certo, senti un po' più di roba aperta sui 7, 8, 10 kHz perché c'è un punto un po' più alto qui e la 47 è un po' meno aspra lì sopra. Ma non stiamo parlando di una cifra enorme, cioè alla fine sì, può essere, ma non so se vale la pena cambiare la capsula al microfono oppure tenersi quello originale. Ti faccio vedere anche nell'originale il mio. Io ho fatto una ripresa con lo stesso microfono, però su un'altra scheda audio. Quello arancione è fatta sulla Zoom, 2 kΩ circa, 2,5, mentre questi sono 5,4 kΩ. Anche qui è un po' più dolce in tutte le frequenze alte, però a questo punto non so se sono io che non arrivo così in alto come la voce femminile oppure no. Ma adesso ti faccio vedere la versione mia, sempre sulla Apollo, e il rosso qui in questo caso, la versione mia della stessa identica registrazione, fatta nello stesso identico momento. Non cambia molto, sì, cambia un po' qui. C'è questa virgolina qua sotto, ma questo cambia le cose, perché se io ti attivo questo, il voice only, questo è un parametro standard offerto dalla OFA, non so con che microfono sia stato fatto, però sicuramente lo hanno equalizzato in modo da definirlo come questo è il parametro giusto per le voci per farle uscire, ok? Va bene, se questo è il parametro giusto, vedo che qua sotto comunque tende a stare basso, cioè a partire dai 5 kHz e se ne alza un po', ma non più di tanto qua sopra. Ora, se tu hai un microfono che spinge molto e con la tua scheda audio poi in modo particolare magari ti fa lo stesso scherzo che ti fa sulla Zoom, perché vedi, la Zoom c'ha un picco enorme qui sulla NT1, no? Che non c'è nella versione della Apollo, che è il giallo. Questo per via dell'anti-aliasing probabilmente della scheda audio Apollo. Quindi ci sono delle schede audio che hanno una ripresa maggiore, mi sento tutti i rumori della bocca che si sentono fortissimo. In pratica la scheda audio gioca parecchio le sue carte, probabilmente l'impedenza ma anche l'anti-aliasing della scheda, che ti potrebbe dare su questo stesso microfono questa uscita. Quindi un taglio di 6-7 dB sulle frequenze che di solito sissolano, cioè il serpente eccetera. Infatti io qui non sono riuscito a farlo sibilare più di tanto, quindi potrebbe essere un problema di scheda audio che appunto ti riporta fuori tutta questa roba per via della sua impedenza e dell'assenza di un anti-aliasing che magari è più ampio del normale. Ma se ti trovi in una situazione di questo genere e ti sei fatto un'analisi dei tuoi audio, potresti fare una cosa così. Adesso io ti faccio vedere questo, per esempio, no? Ok, fai picco. Allora, quello che stai vedendo in questo caso è sì, è l'NT1A, sì, che sibila il serpente, che la bissia che strissia sull'erba lissia, alza la cossia e pissia. E ce l'abbiamo pieno. E ti ho fatto vedere che avevo preso questo qua, l'ho messo all'input. E se tu, quando hai un microfono che tende a sibilare, ci mettessi questo all'inizio e poi magari metti un band alt, per esempio, no? In modo con una banda abbastanza ampia, e poi cominci a giocarti sulle frequenze 6, 7, 8, lo tieni un po' più ampio come Q praticamente, no? In modo che magari ti lasci aperto un po' di aria in fondo, ma
e poi te lo giochi così, senti che la bissia strissia sull'erba lissia, alza la cossia e pizzia, non c'è niente là sopra. Si può giocare molto meglio, perché poi ci puoi giocare sopra, nel senso che puoi dargli un po' più di 5 kHz, ma poi farlo scendere su questa parte qui, cioè te lo riequalizzi praticamente all'ingresso, anziché cambiargli la capsula o cambiare il microfono, perché alla fine questo microfono funziona, ce l'hai, ha una bella risposta sui bassi, che te ne frega, te lo riequalizzi in ingresso e tutte le tracce che farai entrare saranno già trattate in questo modo. Credo, Non so se poi questo porta dei vantaggi. Io è una tecnica che ho già provato in alcuni casi, entrare già con un suono di questo genere, già un po' lavorato in questo modo, mi consente poi di dare aria dopo, ma non riporto su in realtà tutto quel sibilo che non ha raccolto. Non so se questa cosa ha un senso. Vabbè, io te lo volevo far vedere e te l'ho fatto vedere. Certo, non ti ho detto come fare a inserire gli effetti prima della registrazione, cioè quegli effetti che poi devono essere registrati così da entrare col microfono già equalizzato in quel modo, no? È un'ipotesi. Non è un'ipotesi, io l'ho usato e effettivamente da me ha funzionato, non ha preso certe cose. Per me ha funzionato bene, te lo faccio vedere. Premi REC in una traccia, ti compare l'ingresso di registrazione. Dietro l'ingresso di registrazione c'è un pulsante che si chiama InFX. Lì a quel punto ci metti il tuo Rea EQ, per esempio. Quanto ciuccia il Rea EQ? Non tanto. Non tanto, secondo me, da creare delle difficoltà di ritardi in ingresso o altro. Poca roba. Meno di poca. Però sì, potrebbe essere una cosa che non vuoi, dipende dal tuo computer. Ma nel mio caso, per le cose che faccio io, funziona molto bene, tranquillamente. Quindi tu a questo punto fai tutto quello che devi fare, fai il tuo lavoretto, è vero, il tuo lavoretto, e funziona, eccetera, eccetera, e glielo metti qua e tu sei a posto. Si può fare anche in Logic? Si può fare anche in Logic. Allora, se io chiudo questa sessione, anzi apro questa di Logic, guarda, c'è già una sessione di Logic aperta con un audio, naturalmente. Io vado in Edit, Option, scusa, Create New Auxiliary Channel, ok? Questo è l'ingresso ausiliario che ho creato. E poi cosa gli dico? Di prendere il segnale, in questo caso dal mio AUX 1, ma potrebbe prenderlo dal tuo microfono numero 1, eccetera. Qui vai a sceglierti l'input, no? Sull'ausiliario scegli l'input del tuo microfono. Qui dentro ci metti, per esempio, un channel EQ, è qui. Questo entra già dentro al canale. L'uscita la devi fare andare qui, dove c'è l'input 1. Però a questo punto dici che l'input 1 del microfono non sarà il microfono, ma sarà un bus numero 1. Ok? L'input del tuo microfono, questo qui si chiama microfono, ok? E questo si chiama input. In pratica stiamo dicendo: il segnale entrerà in un ausiliario e dall'ausiliario andrà all'ingresso microfonico che registrerà effettivamente quei suoni. Mi basterà dire che l'uscita di questo ausiliario sarà il bus numero 1, dove infatti su Logic ti dice: guarda che questo bus numero 1 va al microfono. Perfetto, perché tu non puoi registrarti l'ausiliario, ma devi entrare da un ausiliario. Adesso io apro il segnale e infatti il segnale entra qui. Io, se vado a registrare la mia traccia, io avrò il segnale che entra direttamente qui ed entra già equalizzato con tutte le modifiche del caso, hai capito? Pari pari, cioè l'equalizzatore entra già in gioco, anche su Logic, si può fare anche qui. Su Pro Tools stessa cosa, ti sto a far vedere anche quella, perché anche lì fai un ausiliario, ingresso, uscita, stessa identica roba. Grazie per aver guardato questo video fino a qua. Lo si potrebbe usare anche come rasoio da barba. Se invece di metterci dentro una capsula RK e non so cosa, ci metto una di quelle della Philips, guarda.